Bentornati nel luogo in cui la verità è l'unico linguaggio che ci interessa. State guardando Stelle Turche Rivelate, l'archivio vivente per chi rifiuta la patina scintillante e vuole toccare con mano ciò che scorre sotto la superficie. Viviamo nell'epoca dell'immagine levigata, dei filtri e delle pose perfette, eppure stanotte ci ritroviamo davanti a un promemoria implacabile. Anche le stelle più luminose restano, prima di tutto, fatte di carne, nervi, respiro. Non parleremo di tappeti rossi o contratti miliardari. Metteremo a fuoco un istante di autentica fragilità che coinvolge una delle figure più amate dello spettacolo, Dimet Özdemir, e l'uomo che in quell'ora fragile si è fatto scudo e rifugio, Can Yaman. I titoli hanno rimbombato con parole come ospedale e svenimenti, ma la trama che stiamo per ricostruire è più profonda, più umana, più scomoda. È la storia del tritacarne della fama, del grido muto di un corpo stremato e della forza protettiva di un partner che rifiuta l'idea che il mondo possa spezzare la donna che ama. Prima di entrare in quei corridoi asettici, riconfermate il vostro patto con questa comunità? Iscrivetevi ora a Stelle Turche Rivelate. Attivate la campanella per essere i primi a vedere quando la facciata si incrina. E a chi crede nel nostro lavoro approfondito e vuole sostenerci direttamente, dico con sincerità: cliccate su Unisciti. Il vostro supporto è lo scudo che ci permette di raccontare senza arretrare. Adesso fate un respiro profondo. Stiamo per attraversare una giornata che ha cambiato tutto. Quando il corpo dice basta. Dietro la frase rimbalzata ovunque, Dimet Özdemir vista in ospedale, si nasconde un contesto che vale la pena di essere capito fino in fondo. Per abbracciarne il peso reale, bisogna superare il rumore del pettegolezzo e misurare il prezzo essenziale del successo. Dimet, seguita per la sua grazia naturale e una carriera in ascesa costante, è finita al centro di un'emergenza che ha spaventato i suoi fan come poche altre notizie. Il perché di quel mancamento e ciò che è accaduto in quei minuti confusi vengono ricostruiti per la prima volta in ogni dettaglio, componendo un quadro inquietante. Un'esistenza corsa sempre in avanti, senza freni e senza pause significative. La linea del tempo è chiara. Dopo giorni in cui il ritmo non aveva mollato un istante, Dimet ha affrontato un'altra maratona di impegni, riunioni, spot da girare con margini di errore ridotti a zero, provini e letture serrate, eventi legati a progetti sociali che drenano energia emotiva oltre che fisica. Chi le sta vicino lo ripete da tempo, non stava riposando davvero. Le corse da un set all'altro, tra il traffico e le scadenze, hanno reso il suo corpo un motore spinto oltre il limite, con la manutenzione rimandata all'infinito. Il segnale d'allarme era nell'aria, ma la volontà ha provato a zittirlo. Quel giorno è iniziato come tanti, con l'alba che segna un'altra battaglia contro l'orologio. Dopo ore fittissime, Dimet ha sentito una stanchezza strana, più densa del solito. Come fanno in molti abituati a mettere il dovere davanti a se stessi, ha archiviato la sensazione come un momentaneo inciampo. Poi la vertigine. Il mondo che ruota, le gambe che perdono sicurezza, i rumori che si allontanano. Un attimo, e l'icona di eleganza è scivolata via per una manciata di secondi, vinta da una somma di rinunce che bussavano da tempo. È stata portata in ospedale di corsa, tra richieste d'aiuto e telefoni che squillano, lontana dagli applausi a cui è abituata. La sua comparsa tra quelle pareti bianche, con il colore scivolato via dal viso e la corazza del glamour lasciata alla porta, ha trasformato che è successo a Dimet Özdemir nell'interrogativo più rilanciato del giorno. I social si sono incendiati, supposizioni, timori, diagnosi inventate. Si è parlato di malattie, di problemi cronici, di tutto e del contrario di tutto. Quando la polvere si è posata, la realtà ha preso forma. Non c'era il mistero che alcuni speravano di vendere. C'era, dolorosamente, qualcosa di più comune e più tragico nella sua semplicità. I primi accertamenti hanno indicato come causa principale l'esaurimento fisico, il sonno spezzato da settimane, pasti saltati o consumati in corsa. Un calo pressorio improvviso, spinto dallo stress accumulato e da una tabella di marcia disumana, ha innescato il cedimento. Una batteria di esami ha escluso danni permanenti. Dimet è rimasta in osservazione, collegata a monitor che restituivano il ritmo di un cuore lanciato da troppo tempo in una gara senza traguardo. Poi le dimissioni, legate però a una prescrizione non negoziabile, riposo vero, non di facciata. E qui entra in scena l'altra metà di questa storia.
L'aspetto più discusso e più commovente è stato l'atteggiamento di Kenyomen in quelle ore sospese. In un mondo di legami effimeri, Khan ha mostrato come si scrive la parola presenza. Appena ha saputo dello svenimento, ha spento tutto il resto. Riunioni, letture di copioni, allenamenti, appuntamenti rimandati senza pensarci due volte. Si è fiondato in ospedale con un unico obiettivo. Chi era lì lo racconta nello stesso modo, non ha lasciato la stanza, non ha accettato di aspettare in corridoio. Ha parlato con i medici, cercato chiarezza, chiesto aggiornamenti costanti. Ha avuto paura, e non lo ha nascosto. Vedere Dimet attaccata a una flebo, indebolita, lo ha scosso. Ma tra la sua ansia e il suo cuore ferito ha scelto di essere pietra. Le ha stretto la mano a lungo, con parole a bassa voce pensate per restituirle forza. Qualcuno in sala d'attesa ne ha notato la determinazione discreta, niente pose, nessuna recita, solo un uomo che veglia sulla persona a cui tiene. A questo punto voglio chiedervi qualcosa. Siamo spesso cinici quando valutiamo le coppie famose, eppure storie così ci costringono a rimettere a fuoco. Quanto conta avere accanto chi, nel momento in cui cadi, lascia tutto per venire da te? Vi è mai capitato di essere la sentinella di qualcuno, o di trovare qualcuno che lo fosse per voi? Raccontatecelo nei commenti. E, se apprezzate che qui a Stelle Turche Rivelate si parli del lato umano delle star, lasciate un like e condividete la vostra esperienza. Nella quiete della stanza, Khan non si è limitato a consolare. Ha provato a intervenire sul problema alla radice. Lo si è sentito ripetere a Dimet una frase semplice e definitiva: la salute prima, tutto il resto può aspettare. Non si è fermato lì. Ha allertato la sua cerchia di fiducia, agenti, manager, assistenti, per ricalibrare l'agenda di Dimet in modo ragionato. Quando lei era troppo stanca per discutere, lui è diventato la sua voce. Le comunicazioni arrivate ai fan hanno tranquillizzato sul fronte fisico, ma il messaggio tra le righe era un altro: serve tempo, serve staccare sul serio. Dimet lo ha confidato a chi le è più vicino. Ho trascurato me stessa per provare a tenere insieme tutto. Da ora in poi, la priorità è rimettere al centro il corpo, la mente, il respiro. Una promessa che suona familiare a chiunque abbia preteso troppo da sé. Si dice che le scosse rivelino la sostanza. A sentire i sussurri dei salotti che contano, l'episodio ha avvicinato ancora di più Dimet e Khan. Le chiacchiere, quelle che li hanno seguiti a ogni passo, hanno trovato una risposta diversa dal solito. Tra quelle pareti chiare, l'ansia ha lasciato spazio a una gratitudine limpida. Chi conosce i meccanismi del settore assicura che questa volta nessuno spingerà per bruciare i tempi. La macchina aspetterà. Ed è forse la prima vera vittoria. Dietro le quinte, i dettagli raccolti parlano di pressioni incessanti. La crescente popolarità di Dimet, dentro e fuori i confini, l'ha resa imprescindibile per brand e produttori. Tra campagne, lanci, shooting speciali, l'agenda era un fiume in piena. Amiche fidate confessano che spesso si ripeteva: stringo i denti ancora un po', poi mi fermo. Un patto pericoloso. Il corpo, però, presenta sempre il conto. In ospedale i medici sono stati chiari. Riposo vero. Ritagliare uno spazio senza notifiche, regolare il sonno, rimettere in ordine l'alimentazione. Khan ha preso quelle indicazioni e le ha trasformate in un piano concreto. Ha proposto una fuga corta, ma autentica. Niente cartoline luccicanti, niente tappe per alimentare i feed. Solo un posto fuori portata, dove Dimet non è la star, ma una donna che recupera le energie. Andiamo via per un po', in un angolo dove non ci trova nessuno, le avrebbe sussurrato con un sorriso stanco. Un santuario per due, fatto di silenzio e piccoli gesti. Anche il silenzio digitale ha parlato. Dimet, solitamente prodiga di aggiornamenti, ha scelto di sparire dai social per qualche giorno. Un vuoto che sa di scelta consapevole, una pausa che indica l'ascolto del suggerimento ricevuto, disconnettersi davvero. Per evitare allarmi fuori controllo, la cerchia più stretta ha lasciato trapelare messaggi misurati. Va tutto bene, Dimet sta recuperando. Poco dopo, tra confidenze a bassa voce, è emersa una frase che colpisce più di 1000 comunicati. Sto bene, ma avevo davvero bisogno di fermarmi. Ecco il cuore della vicenda. Quando non ti fermi tu, a volte è il mondo che ti ferma. Le reazioni nell'ambiente sono state eloquenti. In molti hanno ricordato che lo svenimento di Dimet non è che la punta dell'iceberg di un fenomeno diffuso. Ritmi forsennati, stress costante,
Aspettative gigantesche. Stars are human too, sì, ma non come slogan stanco, come realtà fisiologica, misurabile. E da qui parte una riflessione che travolge tutti. Siamo pronti a ripensare come trattiamo chi ci intrattiene? O continueremo a pretendere l'infallibilità a qualsiasi costo? Alla fine di questa ricostruzione resta un'immagine doppia. Una donna che guarisce e un uomo che fa la guardia dolcemente, senza clamore. Ad Imet Özdemir auguriamo una ripresa piena, luminosa. A Can Yaman va il merito di aver mostrato un modo di esserci che dovrebbe ispirare tutti, discreto, risoluto, leale. E a voi chiediamo di dire la vostra. L'industria dovrebbe fare di più per proteggere la salute delle sue stelle, o fa parte del prezzo della visibilità? Commentate qui sotto, raccontateci cosa pensate, e sostenete chi mette la persona davanti al personaggio. Prima di chiudere, un ultimo invito. Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi a Stelle Turche Rivelate e premere su Unisciti per entrare nel nostro cerchio interno. Tenete le notifiche attive. Quando Dimet tornerà sul set, più forte e più serena, noi saremo qui a raccontarvelo senza veli. Fino ad allora, restate vigili, restate umani, e ricordate che anche le stelle, per brillare, hanno bisogno del buio in cui ricostruire il proprio cielo.